Buongiorno e bentornati sul mio canale. Oggi, ragazzi, cercherò di registrare il tutorial di questi bellissimi braccialetti che ho voluto fare per ringraziare i miei primi 500 iscritti al canale, ma anche per convincere altri ad iscriversi, sperando che vi possa offrire qualcosa. Vi posso essere utile nella realizzazione di questi bellissimi braccialetti. Questo l'ho fatto con le perle, sono 3 modelli diversi. Questo è il più semplice perché non ho inserito niente in mezzo, visto che l'ho fatto con un materiale più fine, con filo in poliestere doppio da 0,80, quindi mi piaceva lasciarlo così senza la lavorazione in mezzo, ma si potrebbero aggiungere delle 8,0 oppure 11,0 non più grandi, o cristallini 2x1, perché poi non c'è tanto spazio e non si vedrebbe la lavorazione in mezzo. Però a me piaceva, l'ho fatto un po' grande, quindi lo posso infilare così. È completamente anallergico, vedete, ho messo un cristallino, ma si poteva mettere un bottone. È molto bello al polso, molto resistente. Poi in realtà per primo ho fatto questo, che è molto bello, e questo è fatto con un filato diverso, e il cordoncino tie per le borse, che non mi ricordo se l'ho comprato da Tessiland o non mi ricordo. Vedete, molto bello pure questo, è solido, molto resistente, e si fa anche veloce in 3 step, ve li farò vedere. Poi per ultimo ho fatto questo con le perle, perché mi piace tanto la semplicità. Sempre la stessa lavorazione, invece qua lateralmente ho usato le 9,0, mentre in questo ho usato le 8,0. Guardate da vicino come sono bellissimi. Anche questo. E basta, vi presento i modelli 3 diversi, ve li ho fatti vedere. Vi presento direttamente i materiali, poi iniziamo con il braccialetto, che è un braccialetto che si fa in 3 passi, 3 semplici passi. Facciamo prima la spighetta rumena, una variante che è eredità di mia nonna. Questa me l'ha insegnata tanti anni fa. Poi inseriremo all'uncinetto le perline laterali, che io ho già messo sul filo, poi vi spiegherò. E per ultimo andremo a aggiungere con agua e filo doppio in poliestere, ad aggiungere i cristallini o le perle negli spazi che si creeranno con la spighetta. Poi vi spiegherò tutto. Quindi niente, veloce i materiali e poi partiamo con la lavorazione della spighetta. E vi dico di impararvela, perché poi vi voglio proporre verso la fine del video un altro po' di lavori che ho fatto con la stessa lavorazione della spighetta, che vi chiederò di votare quale volete come prossimo tutorial. Sarete voi a scegliere il prossimo tutorial con questo tipo di lavorazione. Va bene, partiamo. Allora serve questo cordoncino tie, aspettate che, oppure un qualsiasi tipo di materiale che avete, però che sia più spesso, tipo da 1 millimetro un millimetro in più, perché per lasciare abbastanza spazio nella lavorazione. Aspettate che io già l'ho fatta, così vi spiego. Se
se il filo è spesso, si creano questi spazietti, nella lavorazione dove andremo ad aggiungere i cristallini. Se il filo è molto sottile, come qua, che non è molto sottile ma comunque è più sottile, qua non si potranno aggiungere i cristallini perché non c'è spazio e poi sarebbero anche coperti. Quindi se volete un braccialetto più fine e se volete lo stesso usare questa tecnica di inserimento di perline o cristallini in mezzo, potete farlo anche con un filato più sottile. Invece se volete un braccialetto con i cristalli di questa misura 3x4, e allora dovete usare un filato più spesso. Ok, quindi ho detto usiamo questo filato per le borse, che è una rimanenza di una borsa che mi ha fatto un'amica, ma io vedo dappertutto perline. E allora questo, poi uncinetto ho usato 2,5 per mettere in mezzo i cristallini 3x4 che li inseriremo con un filo. Ho messo un filo da 0,40 doppio e un ago servirà così per inserirli. Doppio perché se avete anche 0,60 che riuscite a farlo passare, doppio, ma ci si riesce tranquillamente. Importante avere un ago con la cruna fine per poter passare ad inserirli, a passare nei cristallini. Quindi ago, filo per i cristallini, poi in precedenza su un altro filo, questo è di 0,60 e ve lo consiglio perché questa lavorazione verrà ai bordini, quindi è meglio che sia un filo resistente, quindi 0,60, se avete anche 0,80 va bene, e l'ho inserito in anticipo. Mi sono già preparata questo filo con le 80 sempre, che ho preso per oggi questa colorazione da Hobby Perline. E questo è il filo, i cristallini ve l'ho detto, un bottone servirà, la fate così completamente analergica, forbici, un ago per chiudere poi il filo. Invece il filo questo grosso che ci rimarrà lo chiudiamo con uncinetto. Se non potete inserire le perline 80 con il filo dove avete passato la cola, potete inserirlo con un ago in fila perle. E credo di avervi detto tutto sui materiali. Adesso partiamo direttamente con la lavorazione della spighetta, che io non vi farò con questa perché essendo un filo misto di colori grigio e beige non vedete bene la lavorazione, ma ve la farò ho fatto tante prove ieri per vedere dove si vede meglio con questo blu. Ho fatto pure su questo, però mi sembra che si veda meglio sul blu. Ok, io qua lo devo sfasciare per farvi vedere dall'inizio. Allora, l'inizio è un po' difficile, ma non difficile, un po', diciamo, leggermente impegnativo. Poi si segue sempre la stessa lavorazione in 3 direzioni, poi ve lo spiegherò cosa intendo. Partiamo con l'inizio. Facciamo un'asola e la chiudiamo. Poi faccio altre 2 maglie basse, 2 catenelle, scusate. Forse è meglio se vi faccio vedere da vicino. Ok, siamo a questo punto. Adesso, senza fare niente, un'altra maglia, niente, vado a questa libera in mezzo.
non quella da dove sono uscito, ma quella libera in mezzo, e faccio una maglia bassa e chiudo. Poi vado anche nella prima, quella col nodino, sarebbe in realtà, faccio la stessa cosa, infilo, prendo il filo e faccio una maglia bassa e chiudo. In pratica sono 3 catenelle su quali ho fatto 2 maglie basse. Adesso giro leggermente nel modo che l'uncinetto mi sta sopra e prendo la prima che vedo prima, chiamiamola sbara, non so come chiamarla per spiegare meglio. Questo primo lo prendiamo, pezzo di filo, e questo sotto di lui, vedete? L'idea è che sempre io sull'uncinetto dovrò averne 2, quindi 2 fili paralleli. Prendo il filo, faccio una tirata e chiudo, cioè sarebbe una maglia bassa. Avete visto, stavo così, per poter chiudere bene ho girato lentamente il lavoro e adesso vado lateralmente. Questi sono un po' incrociati, li vedete qua? Allora questo e questo sono incrociati, invece li prendo tutti e due. Qua è un po', vi dicevo, a caso prima di partire, perché la partenza non si può fare in un modo molto regolare, ma poi questa parte sarà la parte che verrà il bottone, quindi non ci interessa più di tanto. Ecco qua, si è impicciato, ho tirato su quelli due e li chiudo. Ok, adesso prendo sempre il primo che ho sul uncinetto e quello secondo dopo di lui per averne 2. Faccio, ho girato avete visto, ho girato il lavoro per farmi venire la lavorazione qua verso giù, diciamo. Chiudo e adesso prendo queste due, le vedete come si stanno già formando le due sbarrette laterali? Ecco, le prendo, quindi io sempre sull'uncinetto devo avere 2. Le prendo col filo, tiro il filo e chiudo. Adesso sempre la stessa cosa, vedete, la lavorazione proseguirà nel senso in tre direzioni: laterale, poi vado a prendere le due in mezzo, queste due, prima e seconda, ok, e poi leggermente giro e mi vado a prendere queste due. Quindi ho 3 direzioni, ho preso qua sopra 2, ne prenderò in mezzo queste due, questa e questa e questa, ok, e poi leggermente girando mi arriveranno queste due laterali, sempre 2, facendo una leggera, ecco, più andiamo avanti più capirete il procedimento. Quindi abbiamo preso sopra, prendiamo in mezzo le due che le prime due che sono verso l'uncinetto, che ci si presentano. Quindi anche se qua vedete queste due sono più vicine, quella lì non ci interessa, questa ci rimarrà sempre da sola in orizzontale. Noi prendiamo queste due, prese, tiro il filo, frattempo ho girato leggermente e chiudo. Mi si sono presentate le due laterali, ecco, le prendo, tiro il filo e chiudo, maglia bassa. Già vedete quanto è facile, già si vede la lavorazione, ecco, le due in mezzo e poi le due laterali qua giù già ce l'ho predisposte, ecco, 2, prendo, leggermente giro, chiudo e sono già pronta per prendere queste due sopra. E questo uncinetto non l'ho usato tanto perché non faccio quei fili così grossi, ma stavolta ci serviva. Vedete? 2, prendo e chiudo. Adesso
li vedete le prossime due che sono da prendere? Sul gruppetto di 3 che vedo, questa è più in profondità, diciamo, è più nascosta, ma è proprio lei che prendo per prima e quell'altra in mezzo. Ecco. E giro. Con la mano sinistra mi aiuta a girare per facilitarmi il lavoro e la destra si preoccupa di prendere con l'uncinetto le maglie. Ecco, è un lavoro di squadra tra le due mani. Ho velocizzato perché adesso avete capito. Ecco, 2 in mezzo, prendo, chiudo, 2 laterali, 2 laterali, prendo e chiudo. Qua non lascio all'inizio tanto filo. Se è un braccialetto fine, questo filo mi può servire per fissare il nodino. Se è un braccialetto tipo di questo modello qua, perché lo lascio più lungo perché devo mettere il bottone. Invece, se è come questo, non lo lascio tanto lungo, mi servirà solo per andare dietro a nascondere il filo e poi vi farò vedere come. Continuiamo con la lavorazione di questa spighetta. Come deve venire? Allora, saranno i gancetti laterali, vedete come si formano, che saranno quelli dove andremo a inserire le perline con uncinetto e con il filo più sottile. Questi gancetti da un lato e dall'altro si formano. E poi a me piace sta lavorazione anche semplice da fare il braccialetto, poi c'avevo da abbinare queste perline bellissime. Vorrei fare tante cose ma non c'ho tempo. Allora, dicevo, i gancetti laterali, ok? E poi avremo queste sbarrette orizzontali che dovranno essere sempre così. E dall'altra parte è uguale la lavorazione, quindi quando andremo a inserire le perline non ci dobbiamo preoccupare quale è il davanti, quale è il rovescio, solo, e poi vi farò vedere, dobbiamo scegliere una parte dove chiudiamo il filo, che sarà al rovescio ovviamente. Adesso prendo direttamente questa che ho fatto io in precedenza per farvi vedere. Aspettate, ecco, questo già l'ho fatto. La fate lunga, la fate lungo il braccialetto, la lavorazione, fin quando vedete che va intorno al polso, lasciando ovviamente spazio. Se il bottone, se il braccialetto è troppo lungo, il bottone lo andiamo a mettere proprio qua sopra. Se invece il braccialetto è diciamo al limite, lo agganciamo al bordino più esterno. Dove sta? Comunque lo agganciamo qua più in fuori, nel modo che una parte si sporgerà fuori e un'altra parte rimane qua attaccata al filo per poter cucirlo il bottoncino. Quindi io adesso ho finito la lavorazione, dovrei chiudere con il filo questo spesso. In questo braccialetto ho fatto l'asola direttamente con il filo spesso, con il cordino, scusate, perché il bottone è abbastanza alto, spesso, da potersi fermare l'asola, ecco, senza problemi. Invece qua scusate, qua, siccome il bottone è più delicato, non so che ho fatto qua, ecco, siccome il bottone è più delicato, un madreperla, ho chiuso la lavorazione col cordoncino dietro,
col cordino, vabbè, sbaglio sempre. Col cordino ho chiuso dietro e ho fatto l'asola con il filo con quale ho inserito questo che ho inserito le perle, perché qua le 90 le ho inserite con un filo beige, come si può vedere dal rovescio. Quindi dipende da voi, se il bottone è bello alto potete fare direttamente asola con questo cordino, se invece il bottone è delicato chiudiamo direttamente qua, chiudiamo direttamente la lavorazione. Io adesso non so quale variante scusate, quale variante farvi, ma siccome questo lo voglio fare con un bottone che è bello alto, però non c'ha, facciamolo con la variante fine col filo, perché entra meglio sotto il bottone, poi stiamo più tranquilli che non si apre. Allora, è anche più bello da vedere, forse con un'asola più delicata. Ok, allora siamo arrivati con la lavorazione a un bordino. Ok, allora chiudiamo con una maglia bassissima e poi ci giriamo verso una delle parti, sarà il rovescio, quindi ci giriamo verso il rovescio e iniziamo a prendere con l'uncinetto e passiamo dentro la lavorazione. Facciamo un bel po' di giri qua perché deve rimanere bella compatta, ma neanche troppo, perché poi quando andremo a inserire le perline laterali noi ci agganceremo con cuciremo praticamente con l'ago e il filo. Eccolo, ho infilato troppo sotto. Questa parte qua sarà quella, vediamo quale ci viene meglio, una parte sarà quella dell'asola e una quella del bottone, perché qua è difficile fare, qua faremo un nodino, è molto difficile col filo grosso fare una lavorazione, però bisogna impegnarci nel modo che non si veda niente e che la lavorazione è bella chiusa. Quindi ho fatto il nodino, poi riprendo il filo e lo tiro un po' su e giù, poi vado anche da quest'altra parte, inserendo da sotto, lo vado a prendere, ad agganciare e faccio altri movimenti. Adesso andrò a destra, a sinistra e mi vado a fermare vicino a un laterale qua, perché qua andrò ad inserire il filo il filo con le perline, quello sottile in poliestere, e così chiuderò ancora meglio la lavorazione, e si chiuderà anche quando andremo ad infilare i cristallini. Quindi io la finisco da sola da un lato e dall'altro, perché se no esce troppo lungo il video, vi annoio. Quindi voi continuate a, quando finite di fare tutti i passaggi del filo da un lato e dall'altro, dove tagliate mettete sempre un puntino di cola, che io uso questa asulita adesso, prima ce ne avevo un'altra. Ok, ci vediamo dopo. Segue lo step dell'inserimento laterale, come qua, inserimento laterale delle perline, e per ultimo sarà quello dell'inserimento centrale dei cristallini. A dopo. Allora, ho chiuso le due parti del braccialetto e abbiamo tagliato i fili, come vi dicevo,
entrambi dalla stessa parte perché sarà il rovescio. Quindi qua dopo ho fatto tutti i giri nodini, da qualche parte l'ho tagliato che non si vede nemmeno, e anche qua uguale. A questo punto partiremo con lo step 2, cioè dell'inserimento di queste perline. Qua vi dicevo ho messo delle 8-0 e per ogni gancetto, questi gancetti laterali, ho fatto 2 inserimenti di 3 perline ognuna, quindi in tutto per ogni gancetto saranno 6 perline. Invece qua per farlo più fine il bordino ho messo solo 2 lateralmente, cioè 2 più 2 in ogni gancetto, 4 perline 9-0, così esce più delicato il bordo. Quindi scegliete voi se lo volete così bello chiaro, più ricco, oppure più delicato come in questo caso. Quindi partiamo. Prendo il filo in poliestere 0,60 sul quale in precedenza ho inserito con un ago in fila perle le perline 8,0, metto il lavoro verso di me, cioè nel senso dove ho tagliato i fili, che sarà al rovescio quando ho chiuso il lavoro. Prendo il filo e adesso con un uncinetto più piccolo, ovviamente di 1,50, inizio ad inserire. Lascio un capo di filo perché con questo andrò poi con l'ago a fissarlo bene nella lavorazione, tanto è dello stesso colore, non si vede niente. Allora, così vedete meglio. Filo verso di me e lavorazione col rovescio verso di me. Infilo nel gancetto primo che vedo, prendo il filo, lo passo sotto se vuole passare. A volte quando faccio il filmato le cose sono un po' antipatiche, ecco, ci sono riuscita. Chiudo e mi rinfilo, prendo il filo e adesso ce ne ho 2 su uncinetto, vedete? È lo stesso tipo di inserimento che vi ho fatto vedere in tutti quanti gli ultimi tutorial, perché io in realtà so poche cose con uncinetto, ma anche con le perline, mi ritengo ancora una principiante. Allora, adesso mettiamo 3 perline, le chiudiamo, le abbiamo fatte scendere e le chiudiamo. E le chiudiamo. Ecco, nello stesso gancetto faccio un altro inserimento, ripesco il filo, c'è 2 su uncinetto e mi prendo altre 3 perline, le abbasso qua vicino all'uncinetto. Questo filo è un po' impicciante, ma poi lo sistemeremo alla fine. Mandiamolo da questa parte. Ok, quindi ne ho prese altre 3, ho 2 su uncinetto e le chiudo, così che in ogni gancetto ne metteremo 2 inserimenti da 3 perline ognuno. Poi vado nel prossimo, vedete come sono facili da riconoscere i gancetti laterali perché si vedono proprio chiaramente. Vado nel prossimo, prendo il filo, ho 2 su uncinetto, mi richiamo 3 perline e le blocco chiudendole con una maglia bassissima. Faccio un altro inserimento sempre di 3 perline e vado avanti così fino alla fine del giro. In ogni gancetto laterale adesso mi vado a infilare nel prossimo direttamente, vedete ho chiuso le 3 perline di quelle 6 del gruppetto da 6. Vado nel prossimo gancetto, prendo il filo, ho 2 su uncinetto e vado a prendere le 3 perline e le chiudo e faccio il prossimo inserimento. Di altre 3 e per questo gancetto siamo a posto.
la lavorazione verrà così. Dall'altra parte si vedrà la parte bella, diciamo. Vedete? Continuate così, rovescio verso di voi, inserimento in ogni gancetto laterale che ci si presenta di 2 gruppetti con 3 perline ognuna, ogni gruppetto, di 2 gruppetti 2 inserimenti con 3 perline, in tutto 6 perline per ogni gancetto. Vabbè, si capisce meglio nel fare che nel mio spiegare. Ci vediamo alla fine della riga per farvi vedere, oppure vediamo se esce troppo lungo. Vi spiego direttamente adesso e ci vediamo alla fine direttamente dell'inserimento. Perché allora, stavo dicendo, siamo partiti da qua con questo, uguale come siamo partiti, meglio vi faccio vedere su questo. Andiamo a lavorare tutto quanto, quando arriviamo qua all'ultimo gancetto lo lavoriamo con le perline e facciamo un po' di maglie bassissime per fare il passaggio, per iniziare il lavoro da questa parte, ok? Non girate il lavoro in qualche modo, ma credo che sia impossibile, perché se lavoriamo da questa parte, girando, ci verrà in automatico a lavorare sempre su questi gancetti, nel modo che le perline vengano tutte dalla parte davanti. Quindi inserite le perline su tutto questo bordino. Qua facciamo solo maglie bassissime di passaggio e da qua, dal primo gancetto, continuiamo a inserire le perline e ci fermiamo qua all'ultimo gancetto, e qua ritorno per farvi vedere come metteremo il bottone, poi faremo l'asola. L'asola si può fare anche per ultima, ma il bottone va messo prima dell'inserimento dei cristallini. Ecco, se decidiamo di metterlo qua, dobbiamo metterlo per prima, perché poi vediamo dal quale punto in poi partiamo con i cristallini. Ok? Ci vediamo dopo. Una volta arrivati qua, alla fine della prima riga, lavoriamo solo, abbiamo finito di inserire le perline da questa parte, e sempre all'ultimo dobbiamo mettere all'inizio invece di 2-3 gruppetti di perline per vedersi più ricca, vedete? Poi qua ci spostiamo verso l'altra parte, dobbiamo spostarci dall'altra parte con maglie basse, bassissime, come ci viene meglio. Vediamo un po'. Vediamo un po' se è meglio basse o bassissime. Va bene anche bassissime. Vanno bene. Sì, non vi ho fatto vedere niente, scusate. Ops. Ecco, ci stiamo spostando. E siamo arrivati dall'altra parte. Nella stessa posizione, col lavoro col rovescio verso di noi, iniziamo ad agganciarci nel primo gancetto, che anche se non si vede ben definito, vedete, lo prendiamo un po' giusto per fare la simmetria con l'altra parte. Ecco. Ecco. Siamo arrivati da questa parte. Chiudo e adesso inizio normalmente a lavorare qua i gruppetti di perline. Ho 2 su uncinetto, metto 3, chiudo, e altro gruppetto da 3. Vediamo se si possono lasciare, possiamo lasciare solo 2 gruppetti qua, perché parte abbastanza un po' più in alto.
quindi andiamo direttamente al prossimo gancetto e ne mettiamo 3 e altre 3 e così via, finite il giro. Ok, verrà così. Vedete come si allunga un po', quindi si allunga la lavorazione, ma l'inserimento di perline tende a restringere un po', però comunque è abbastanza flessibile. Completate pure questa riga e ci vediamo qua, perché da un lato metteremo il bottone, lo metterò qua, così posso partire con l'inserimento di cristallini, e qua farò all'ultimo la solina. Forse questa la fate pure da soli perché è facile, solo inseriamo un filo e facciamo delle catenelle all'uncinetto, oppure chi vuole ripassare con le maglie basse le catenelle, così fa una solina. Quindi adesso io finisco qua, metto il bottone e parto con i cristalli, così vi voglio far vedere i prossimi progetti e chiudiamo. A dopo. Ragazzi, allora ho finito il giro con le 8/0, mettiamo su questo. Ok, ho finito il giro con le 8/0, sono passata con le maglie bassissime dietro, mi sono agganciata alla partenza dell'altro giro di perline e ho chiuso il filo, l'ho nascosto, ho infilato un altro filo, anzi non ho infilato un altro filo, ho lasciato un capo di filo della chiusura e sono andata sopra e mi sono fissata il bottoncino con lo stesso filo con quale ho chiuso quindi tutto il giro, quello che c'avevo già sull'ago. Ho messo il bottoncino e adesso partiamo ago sul filo, filo sull'ago, scusate, sto registrando da un bel po'. Quindi stavo dicendo filo sull'ago doppio 0,40 e partiamo con l'inserimento dei cristallini. Perché è importante che mettiamo prima il bottone? Perché così capiamo da dove partiremo con i cristallini. E come si vede bene. Allora, voi potete notare che mi devo prendere eccolo qua, non lo vedevo più, un ago per spiegarvi bene. Un giro di cristallini sarà fatto, vedete, io ho messo il primo per vedere come parte, sarà fatto tra la prima di questo gruppetto di 3, la prima maglia, diciamo, primo filo che vediamo qua, e il primo del prossimo gruppetto. Quindi io attraverserò questo, vado sotto, a questo punto metto il cristallino e attraverso nel primo del gruppetto, del prossimo gruppetto. Ecco, questo giro è facilissimo, è la parte più facile di tutto il braccialetto, quindi vediamo un po'. Qua ho già attraversato io per prima perché era un po' impicciato da farvi vedere lì. Quindi prendo il cristallino sull'uncinetto, vabbè, sull'ago, scusate, e la prima del gruppetto di 3 vado, mi infilo nella prima del prossimo gruppetto che vedo. Ah, ma questo mica è l'ago giusto. Vedete che sono molto stanca, però ci ho tenuto tanto a farvelo vedere. Ecco, vado nella prima del gruppetto di 3. E questo è solo un semplice inserimento adesso che faremo, la parte più facile di tutto il braccialetto. Quindi il braccialetto è facile, 3 step e l'abbiamo messo. Poi prendo e vado dove vado, sempre nella prima, vedete il gruppetto, queste 3 parallele in diagonale, 1, 2, 3. Quelle verso le perline non ci interessano. Prendiamo questa verso il centro, la prima che incontriamo verso il centro, verso queste sbarrette verticali, è quella che sta più vicina, ecco, prima che incontriamo.
in questo gruppetto è questa, in quest'altro è questa. Ok, quindi adesso è un semplice inserimento per questa striscia che facciamo adesso. Poi vedrete che questo, vedete, forse non ci sta bene qua, credo che lo dovrò togliere. Vediamo, perché sta dando fastidio al bottone, o forse poi si sistemano. Vediamo. Andiamo tutto così ad inserire fino a questa, alla fine, e qua quando torneremo con il filo, e qua l'inserimento è molto più facile. Qua abbiamo queste sbarrette, non sono né orizzontali ma né tanto in diagonale, però comunque ci sono delimitate chiaramente, si vedono benissimo queste qua. Quindi entro in questa, metterò il cristallino e poi entro nella prossima. Le vedete, queste sono molto più chiare. Ecco, ce n'è una qua, questa qua, c'è sta questa qua, questa qua. Non lo so se con quell'altro, vedete, alla fine si vedrà così. Questo, ecco, questa striscia è questa di cristalli, questa linea è quella del gruppetto da 3, 1, 2, 3, vedete? È la prima che sta accogliendo, la prima verso il centro, che abbiamo inserito i cristallini. Invece qua sono quelle che sembrano quasi in orizzontale. Ok? Quindi adesso continuate a inserire questa linea con la prima sulle 3. Prenderemo sempre la prima sulle 3, mettiamo il cristallino, quindi sono qua, giusto? Ho preso questa, la prima, adesso vado a prendere questa e vado avanti. Poi quando torno vi faccio vedere anche come inserire le altre, a dopo. Sono passata ho finito di inserire la prima linea di cristallini 3x4, sono passata dentro la lavorazione e adesso iniziamo ad inserire quest'altra linea. Vedrete, saranno leggermente sfasati. Ecco, adesso inseriremo tra queste linee leggermente in diagonale, quindi da qua vado qua, devo fare piano che se no si muove tutto. Vedete, sono questi inserimenti che dobbiamo fare e continuiamo inserimento. Verranno così un po' leggermente in diagonale, vedete qua, intercalati, e continuiamo tutto il giro. Arrivati alla fine chiudiamo e dopo facciamo l'asolina con vi dicevo un po' di catenelle, attenti a misurare sempre che entra bene l'asola nel bottone, che si chiude bene, che non è né troppo grande né troppo piccola. Vabbè, adesso andiamo avanti. Vi voglio solo presentare un po' di modelli. Quando voi imparerete questa lavorazione della spighetta rumena che vi ho fatto vedere oggi, come ho condiviso con voi un insegnamento di mia nonna, spero che voi lo apprezziate. Quando imparate quella lavorazione, io vi propongo questi altri braccialetti, queste altre lavorazioni sempre belle che ho fatto quest'estate.
voi scegliete con quale partiamo, oppure ditemi nei commenti se vi piacciono, se volete che facciamo questi lavori bellissimi. E anche collane, questo è tipo un girocollo. Questo lo farò perché me lo hanno chiesto già 2 ragazze sul gruppo di Uncinetto e le ho promesso che lo facevo. C'ha pure orecchini e ci sta anche questo, pure lui c'ha orecchini, ma adesso non so, è tutto impicciato. Vedete sempre la lavorazione della spighetta rumena con quale si può fare, che alcuni dicono che si chiami punto rumeno, non lo so, io la so così, spighetta rumena complessa o complicata se la vogliamo chiamare, invece per me questa è quella semplice. Non so se vedete la differenza con lo stesso cordino, sì. Questa è più semplice, invece questa è doppia. E direte perché hai iniziato con quella doppia? Perché così volevo fare questo tipo di braccialetto. E questo invece è quello che ci verrà oggi, ma ve lo farò vedere alla fine. Adesso devo chiudere. Aspetto da voi proposte, se volete orecchini, se volete collane oppure anelli, oppure se volete lavorazioni con filo di nylon e perline e non più con uncinetto. Fatemi sapere quello che volete nei commenti, perché io sono 2 anni di più che faccio creazioni, ma solo da poco ho iniziato con i video, quindi non so cosa vorreste vedere, cosa potrei insegnarvi. Sperando che vi sono stata utile, vi chiedo di iscrivermi al mio canale se volete vedere altre creazioni. Vi ringrazio di tutto, veramente. Grazie ai primi 500 iscritti e al prossimo.